Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi della DJI Osmo Action 4, uscita già 4-5 mesi fa, avrete già visto diversi video qui su YouTube, soprattutto se seguite chi fa video riguardanti appunto tecnologia, action cam e videocamere. In questo video voglio dirvi come mai la mia scelta è ricaduta su questo e non magari sulla Insta360 Ace Pro, altra action cam che è recentemente uscita. I motivi principali perché l'acquisto è ricaduta sulla DJI e non sulla Insta360, sicuramente tra i primi c'è da guardare il prezzo. Il prezzo della Insta360 Ace Pro è di circa 480 euro, la DJI Osmo Action 4 era attorno ai 400, ma un paio di settimane fa è scesa in sconto a 329 euro, quindi con un risparmio di 150 e passa euro, direi un risparmio più che ragionevole. Ma come potete vedere comunque dal video, io l'ho presa addirittura da Amazon Warehouse, non tanto per il risparmio perché sono andato a risparmiare altri 5 euro, ma semplicemente perché la videocamera mi serviva nel giro di 2-3 giorni e tramite Amazon Warehouse mi arrivava appunto in 2-3 giorni. Se invece la compravo nuova mi sarebbe arrivata una settimana dopo. Io in quella settimana devo registrare appunto il primo motovlog che avete visto qui sul canale. Se non l'avete visto ve lo lascio qua sopra, andatelo a recuperare perché è veramente carino ed è il primo di una lunga serie. Mi serviva appunto per registrare quello e per fare altri video. Sono andato poi sabato alla Tattoo Convention, video uscito appunto questo lunedì. Se non avete visto il video della Tattoo Convention recuperate anche quello perché ci sono dei tatuaggi veramente top, quindi l'ho presa da Amazon Warehouse semplicemente per quello, risparmiando quei 5 euro. È arrivata senza scatola originale ma con la scatola originale degli accessori. La action cam è nuova, scommetto che è stata messa nell'Amazon Warehouse semplicemente perché la scatola originale era danneggiata o comunque mancante, quindi è stata messa lì, ma la videocamera è arrivata, aveva ancora sopra delle pellicole, quindi dubito sia stata usata, ma comunque nel caso sapete che Amazon fino a un mese vi cambia le cose, ma io anche dopo mesi ho provato a restituire dei prodotti e mi è stato comunque accettato il reso, quindi non costa nulla tante volte comprare magari qualcosa da Amazon Warehouse per andare a risparmiare. Io l'ho fatto appunto per ricevere il prodotto prima, visto che mi serviva per fare altri contenuti. Tralasciando tutto questo, gli altri motivi sono: è vero che la Insta360 Ace Pro fa video in 6K e con un prossimo update anche in 8K, ma poi per sopportare, per reggere video di 6K o di 8K servono anche un bel computer performante, quindi se si vanno a fare video con quelle alte risoluzioni, ovviamente se non avete un video tanto performante per andare poi a fare dell'editing su dei file così pesanti, diventerebbe anche un problema. Io ho un computer abbastanza performante, con i video in 4K non ho mai avuto problemi, ma non ne vedevo la necessità, visto che poi i video comunque su YouTube sono ad un massimo di 4K. È vero che facendoli in 6K e 8K, quindi poi potrete andare anche a croppare le immagini e a zoomare, che non andate a perdere di qualità, ma di norma comunque se faccio video con una action non ho bisogno di fare questo tipo di modifiche ai miei file, almeno non finora. Altra ragione è sicuramente la dimensione, perché ho visto tanti video a confronto e la Insta360 Ace Pro è sicuramente leggermente più grande, visto che l'ho presa comunque per farci principalmente anche motovlog, ma non solo, è comoda anche da tenerti in tasca, piccolina così, sia senza il frame o anche con l'aggiunta del frame che trovate direttamente dentro alla confezione. Si diventa un po' più grande, forse con l'aggiunta del frame arriva quasi alla dimensione della Ace Pro, ma andate comunque a risparmiare un sacco di spazio e sicuramente di peso. Altra cosa che preferivo era avere lo schermino davanti in cui potevo vedere la ripresa nel momento in cui appunto andavo a farla, visto che anche la Ace Pro ha lo schermino davanti ma solo per andare a cambiare le varie impostazioni, e invece si ritrova con uno schermino posteriore che può essere ribaltato in avanti e sì, comodo per mille cose, ma nel momento in cui magari ce l'avete attaccata su un casco, se vi tirate via il casco senza dover stare a staccare ogni volta la action cam, potete già vedere davanti anche lo schermino, potete già vedervi i video. Se invece ce l'avete magari attaccata qua davanti, non potete flippare lo schermino e dovete prima staccarlo, eccetera eccetera. Un po' tutte queste cose che sì, si vanno a perdere pochi secondi con questi agganci che si possono andare ad attaccare e staccare veramente veloci, agganci fatti sia da DJI che da Insta360, veramente comodi. Ma in fin della fiera, come detto, preferivo avere lo schermino davanti da poter vedere in diretta anche quando stavo filmando, senza dover appunto flippare lo schermone. L'unica nota più dolente, se vogliamo vedere, è la stabilizzazione notturna, ovvero i video con poca luce più che altro. Questo perché la DJI Osmo Action 4 fa comunque dei video molto buoni anche con poca luce,
ma ovviamente la Insta360 Ace Pro invece, grazie all'intelligenza artificiale che è stata aggiunta, va a ottenere dei video veramente molto più belli con poca luce. Altra nota dolente è che le Insta360, almeno negli ultimi anni, hanno adottato quella cosa figa, ovvero che se fai il video in orizzontale o in verticale puoi scegliere comunque in editing se girarlo in noni sedicesimi o in 16 noni. Torna molto comodo, soprattutto per me che faccio video per YouTube, quindi in 16 noni, ma molti dei video che faccio a volte ne porto anche una piccola parte o una preview sia su TikTok che su Instagram. Quindi senza andare a croppare l'immagine puoi semplicemente flippare, girare il video non andando a perdere di qualità. Questa è l'unica cosa che spero verrà implementata anche nelle DJI e anche nelle GoPro, perché manca anche lì. Per il resto non potevo chiedere di meglio, soprattutto andando a risparmiare 150 euro. È veramente molto bella esteticamente, ha anche qua la parte dell'obiettivo che può essere svitata e cambiata, quindi in caso di danneggiamento non bisognerà mandarla in assistenza. Insta360 Ace Pro invece non ha la parte qua cambiata, quindi se si dovesse danneggiare uno deve mandarla in assistenza per poter essere appunto sostituita. Non voglio dilungarmi troppo, voglio parlarvi di quello che offre. Ha una risoluzione che parte da 1080 fino a 240 frame fino a un massimo di 4K a 120 frame, che la trovo più che ottima per fare degli slow anche in 4K. Ha una stabilizzazione chiamata Rocksteady che può essere appunto impostata o su off o su Rocksteady, che è quella base, e direi già più che ottima, è quella che ho usato anche nel mio motovlog. Se no c'è anche la Rocksteady Plus, appunto dal nome Plus è una Rocksteady ancora migliorata, ma a meno che non facciate magari mountain bike e scendete giù dalle montagne, non credo possa tornarvi più che utile. Anche la horizon balancing, ovvero se la impostate potete anche girare la videocamera sia che siete in moto che in bici che in qualsiasi altro mezzo, e l'orizzonte rimarrà sempre appunto in balance, quindi dritta a voi. Ha dei profili preimpostabili, quindi potete aggiungere dei vostri profili, magari settate l'action cam con dei settaggi particolari per delle riprese particolari. Ogni volta basterà andare appunto nei profili salvati e potrete ritrovarveli lì in base ai diversi tipi di riprese che andrete a fare. Appunto per questo c'è anche la selezione rapida, che la trovate qua sia nel tastino on off. Andando a premere potrete appunto selezionare rapidamente la fotocamera, la videocamera, lo slow motion, uno dei profili che avete aggiunto in precedenza. C'è il tasto per la luminosità e quindi potrete andare a settare appunto la luminosità dello schermo in base a se vi trovate sotto il sole o al buio, così da non andare anche a consumare batteria tenendo la luminosità più bassa. Avete il tastino per appunto bloccare anche l'orientamento dello schermo, quindi se lo andrete a premere potete girare la fotocamera in orizzontale o verticale. Se l'avete bloccato rimarrà bloccato in quel senso. Trovate anche un tasto blocca schermo, quindi se non volete rischiare di andare a toccare, magari cambiare le impostazioni che avrete impostato accidentalmente. Troviamo anche un controllo vocale, per ora funzionante solo in lingua inglese. Avrete la possibilità di far partire e stoppare una registrazione, di scattare una foto e di spegnere la action cam. Shut down. Funziona, come detto, per ora solo in lingua inglese e giapponese, ma non credo parlate giapponese. Tasto laterale è sia per l'accensione e lo spegnimento, ma se premuto potete anche usarlo come tasto di selezione rapida, quindi switchare tra videocamera, fotocamera, slow motion o appunto, come dicevo prima, e switchare anche tra i profili che avete settato voi manualmente. Troviamo anche le impostazioni pro. Dalle impostazioni pro possiamo trovare veramente un sacco di cose: l'esposizione automatica, il FOV, registrazione delle immagini, quindi predefinita, ritratto, eccetera eccetera. Potremmo trovare il colore, quindi colore normale o colore di log, e col profilo di log vi ricordo che il colore rimarrà più piatto, quindi poi potrete andare a modificare i colori, a migliorare i colori in editing con della color correction. C'è anche la sezione per il microfono, quindi potete andare a settare anche il canale, se stereo o mono. C'è anche la riduzione del rumore del vento e ovviamente se andate a collegare un microfono esterno potete andare a sistemare i settaggi anche da lì. Con questo tastino che ricorda molto il logo di YouTube potrete andare a vedere anche i video registrati, andarli appunto a rivedere, a selezionare e metterli nei preferiti per salvarli e anche ad eliminarli. Qua in alto vediamo una piccola batteria e se andremo a premerci appunto col dito potremo vedere la percentuale della carica restante. Altra cosa molto figa, che se collegata comunque a un computer potremo andarla ad usare anche come webcam, quindi se non avete una webcam proprietaria o volete una qualità migliore per delle videochiamate o anche per delle live potrete andare benissimo ad utilizzarla. Altro motivo per cui l'ho scelta è l'accensione e lo spegnimento, ragazzi, perché confronto GoPro e la Insta360 Ace Pro, semplicemente premendo il tastino qua sopra in neanche mezzo secondo si accenderà e avrà già iniziato
a registrare. Un'altra feature veramente fighissima è che quando state facendo dei video o comunque anche degli slow potete andare a scattare contemporaneamente delle foto. Beh ragazzi, penso di aver parlato già fin troppo, ci sono tantissimi altri video che magari entrano anche più nel dettaglio, vi fanno vedere i vari settaggi eccetera eccetera, e volevo parlarvi personalmente del perché ho scelto questa confronto molte altre. Spero che questo video comunque vi sia stato utile. Come già detto, andatevi a recuperare il motovlog e anche il video della Tattoo Convention, che sono veramente due video top. Vi ricordo di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link, di seguirmi qui se ancora non lo fate, sostenetemi con un like e un follow, e non saprei che altro aggiungere, nient'altro. Bella!